cari amici di Fabulastalk, io sono Vizio, il vostro amico scienziato. Ci saranno altri video fuori programma come questo che allungheranno la saga sui vulcani. Infatti dovevano essere al massimo 16, ora almeno fino ad ora siamo arrivati a 22. Comunque penso siano necessari per aiutarci a capire meglio questo mondo vulcanico. Ma prima di terminare, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale di Fabulastalk, di attivare la campanellina ogni volta che esce una notifica e di rimanere sempre aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Ma questo video è abbastanza lungo e quindi non ci ischiamo e partiamo subito con l'episodio. I prodotti delle eruzioni vulcaniche si dividono in prodotti piroclastici, prodotti effusivi e prodotti gassosi. In questo video parleremo in modo approfondito di ciascuna categoria. Inizieremo dai prodotti piroclastici. Si chiamano ceneri vulcaniche perché una volta raffreddate nell'aria assomigliano alla cenere per la loro finissima consistenza. Sono particelle solide molto fini, inferiori ai 2 mm di diametro e possono creare tufi dopo la compattazione e la cementazione nel tempo. Ma come si formano? La cenere vulcanica non è affatto semplice polvere. È il biglietto da visita di un magma che ha fatto un percorso tutt'altro che tranquillo. Immagina il magma che risale nel condotto del vulcano. È caldo, denso, pieno di gas intrappolati. Durante la risalita la pressione aumenta e i gas iniziano a liberarsi all'improvviso e quando lo fanno il magma si spacca in frammenti sempre più piccoli. Ed ecco che nasce la cenere. Ma le sorprese non finiscono qui. Se il magma incontra acqua di mare, lago, falda sotterranea, non importa, succede qualcosa di ancora più energetico. L'acqua evapora all'istante e genera un'esplosione potentissima. Questo tipo di eruzione si chiama freato magmatica ed è una delle più efficaci nel produrre grandi quantità di cenere. Poi c'è l'eruzione freatica, che è un po' particolare. Qui il magma non partecipa direttamente. L'acqua intrappolata nelle rocce si scalda, aumenta di pressione e, quando non ce la fa più, esplode. A essere scagliati fuori non sono frammenti di magma, ma pezzi del condotto o del cratere insieme a getti di vapore incandescente. In tutti questi casi, il materiale può essere lanciato verso l'alto per chilometri. I gas caldissimi funzionano come un ascensore naturale e portano cenere e frammenti in quota, formando la celebre colonna eruttiva che svetta sopra il vulcano. Una volta in cima entra in gioco il vento, che piega la colonna e la trasforma in una vasta nube che si sposta seguendo la direzione delle correnti atmosferiche. Da quella nube inizia la caduta del materiale eruttato. I pezzi più grandi ricadono vicino al vulcano, mentre quelli più fini vengono trasportati sempre più lontano. Le ceneri, le più leggere di tutte, possono rimanere sospese per giorni, mesi e persino anni, viaggiando per migliaia di chilometri dalla zona dell'eruzione. Insomma, la cenere che nasce in un vulcano può finire molto, molto lontano da dove tutto è iniziato, a volte dall'altra parte del pianeta. Ma quali sono gli effetti e pericoli della cenere vulcanica? Sono dure, abrasive e non si sciolgono in acqua. La loro ricaduta può causare ingenti danni nell'area colpita, alle coltivazioni, allevamenti, infrastrutture, alla viabilità riducendo la visibilità e ai trasporti aerei con danni a motori e turbine. Inoltre, quando la quantità di cenere è rilevante, può provocare problemi alla salute, colpendo l'apparato respiratorio, digerente e gli occhi. Infine, quando abbiamo grandi eruzioni, le ceneri possono addirittura influenzare il clima del pianeta,
poiché, permanendo per lungo tempo in atmosfera, limitano l'irraggiamento solare della Terra. I lapilli sono frammenti piroclastici che vanno dai 2 ai 64 mm. In pratica, immaginateli grandi più o meno come chicchi di pellet o piccoli sassolini. Sono leggeri, pieni di minuscole cavità e possono avere colori che vanno dal rosso al marrone fino al nero, a seconda della lava da cui provengono. Si formano durante le eruzioni esplosive. In quei momenti i gas disciolti nella lava si espandono con forza, spezzando il materiale in tanti frammenti che si raffreddano molto rapidamente mentre vengono scagliati fuori dal vulcano. In sintesi, i lapilli nascono quando il materiale eruttato si raffredda durante la caduta, creando al suolo uno strato che assomiglia molto a una specie di ghiaia vulcanica, ed è esattamente ciò che vediamo in molti campi lavici recenti. Questi depositi possono estendersi su superfici molto ampie e, quando l'attività vulcanica è intensa, i lapilli possono anche causare danni, rovinano i raccolti, appesantiscono i tetti e possono graffiare o colpire i veicoli. Ma non tutto è negativo. Infatti, nel lungo periodo, i lapilli possono trasformarsi in una vera ricchezza per il terreno. Contengono sali minerali che, sciogliendosi, funzionano come un concime naturale e migliorano la qualità del suolo. Mescolati al terriccio lo rendono più leggero, più drenante e permettono alle radici di respirare meglio. La loro porosità, poi, li rende perfetti per migliorare il drenaggio dei terreni o per creare uno strato drenante sul fondo dei vasi, così da evitare ristagni d'acqua che possono danneggiare le piante. Nel mondo del giardinaggio, i lapilli sono anche molto usati nel coprire il terreno con uno strato di materiale inorganico per proteggerlo e migliorarne le condizioni di crescita delle piante. Inoltre, sparsi sulla superficie del terreno, aiutano a tenere lontane le erbacce e a trattenere l'umidità. E non è finita. Grazie al loro aspetto naturale e alla loro durata, vengono usati anche come elemento decorativo per aiuole, sentieri e bordure. Insomma, i lapilli possono nascere da un'esplosione violenta, ma finiscono spesso per essere un alleato prezioso per il suolo e per chi lo coltiva. Le bombe vulcaniche sono frammenti di lava che vengono espulsi durante un'eruzione esplosiva, solidificandosi mentre sono in volo e prima di raggiungere il suolo. Hanno dimensioni superiori ai 64 mm e possono variare da pochi centimetri fino a diversi metri. Durante il volo, la rotazione e il raffreddamento rapido conferiscono loro forme aerodinamiche e una crosta esterna, mentre l'interno può rimanere spugnoso. Possono assumere forme filiformi o tondeggianti e sono pericolose per la loro energia cinetica. Cadendo, possono perforare strutture o incendiare superfici infiammabili. Ma qual è la loro pericolosità? Le bombe vulcaniche rappresentano un rischio grave poiché si tratta di rocce fuse incandescenti lanciate con forza durante le eruzioni, che possono causare ferite gravi o addirittura la morte anche a diversi chilometri di distanza. Il loro pericolo è maggiore rispetto alla lava liquida, poiché possono colpire rapidamente e senza preavviso. I blocchi sono frammenti di roccia già solidi, più grandi di 64 mm e vengono espulsi durante l'eruzione o strappati dal condotto. Derivano spesso dal collasso delle pareti del vulcano o dallo scoppio di rocce preesistenti o da lava che si solidifica in volo. Cadendo, possono formare depositi molto irregolari e causare frane locali.
Sono frammenti di roccia vulcanica di qualsiasi composizione ed hanno spesso forma angolare o subangolare, il che indica che erano già solidi quando sono stati eruttati. Ma qual è la loro pericolosità? Nate da eruzioni esplosive a causa del loro peso, possono rappresentare un pericolo significativo cadendo vicino al vulcano. Blocchi di grandi dimensioni possono causare lesioni o addirittura la morte delle persone. Inoltre, la loro caduta può danneggiare edifici perforando i tetti delle case, danneggiare strade e altre infrastrutture, rendendo le aree pericolose anche per lunghi periodi di tempo e innescare incendi. Infine, possono essere un rischio significativo per il traffico aereo. Ma i blocchi vulcanici sono sinonimo di bombe vulcaniche? La risposta è no. Sebbene entrambi siano termini per descrivere prodotti piroclastici di un'eruzione, le differenze principali sono nella forma e nell'origine. I blocchi sono frammenti di roccia solida e spesso spigolosi, strappati dalle pareti interne del vulcano, mentre le bombe sono gocce di lava incandescente espulse dal cratere, che si modellano in volo e si solidificano. Possono galleggiare sull'acqua, un fenomeno spettacolare quando grandi masse di pomice formano veri e propri zatteroni al largo della costa dopo un'eruzione sottomarina o costiera. Ma perché galleggiano sull'acqua? Galleggiano perché sono estremamente porose e hanno una densità inferiore a quella dell'acqua. La pomice è costituita da una massa solida con innumerevoli piccole bolle che non comunicano tra loro. Queste bolle intrappolano l'aria e rendono la roccia molto leggera. Inoltre, la combinazione della massa solida e del grande volume di aria intrappolata fa sì che la densità totale della pomice sia inferiore a quella dell'acqua, permettendole così di galleggiare. Si forma durante le eruzioni vulcaniche esplosive, dove la rapida espansione dei gas nel magma creano una struttura simile a una schiuma che si solidifica rapidamente. Queste rocce inizialmente galleggiano, ma con il tempo possono assorbire l'acqua, diventando via via sempre più pesanti per poi infine affondare. Le scorie vulcaniche si originano da un'attività esplosiva di tipo stromboliano, in cui il magma, ricco di gas, sale in superficie formando delle bolle che scoppiano e frammentano la lava che si sta raffreddando. Questo processo porta alla formazione di rocce cristallizzate e vescicolate, ossia prive di una struttura compatta e piena di piccole bolle di gas. Queste rocce si possono formare sia nel corpo principale del flusso lavico che direttamente nei frammenti lanciati durante l'esplosione, come i lapilli e le bombe vulcaniche. Le scorie vulcaniche sono pericolose, possono causare problemi respiratori e danneggiare le infrastrutture. I flussi piroclastici sono colate incandescenti di gas, cenere e frammenti solidi che scorrono a grande velocità lungo i fianchi del vulcano.
sono tra i fenomeni più distruttivi legati alle eruzioni esplosive. Quando questi depositi si consolidano, formano le ignimbriti, rocce stratificate, molto estese e spesso responsabili di paesaggi plasmati da antiche supereruzioni. Ma qual è la loro pericolosità e come ci si può proteggere? I flussi piroclastici sono estremamente pericolosi a causa della loro altissima velocità che può arrivare fino a centinaia di chilometri orari e con temperature fino a 1000 gradi, il che li rendono distruttivi e letali. Sono miscele di gas caldi, cenere e rocce che possono distruggere edifici, seppellire città e uccidere istantaneamente chiunque si trovi sul loro percorso. L'unica protezione possibile è l'evacuazione immediata delle aree a rischio. Le sue caratteristiche variano notevolmente, da lave basiche molto fluide che scorrono facilmente a quelle più acide che sono viscose e lente. La fluidità della lava dipende dalla sua composizione chimica. Le lave più fluide, come il basalto, possono creare fiumi di roccia fusa, incandescenti, che scorrono per chilometri. Le lave più viscose, come quelle riolitiche o andesitiche, si muovono più lentamente e formano colate corte e spesse o duomi con fianchi ripidi. Ma di questo argomento ne abbiamo già parlato nel video Lava vs Magma. Infine c'è la lava a cuscino. È una roccia vulcanica che si forma durante eruzioni sottomarine quando la lava, uscendo dall'acqua, si raffredda istantaneamente sulla superficie esterna, creando una crosta vetrosa. La pressione del magma, ancora fluido all'interno, spinge e deforma questa crosta, creando strutture arrotondate e simili a cuscini, che si accumulano uno sopra l'altro. Ma anche questo argomento lo abbiamo trattato nel video Le varie tipologie di vulcani. I vulcani emettono principalmente vapore acqueo, anidride carbonica e anidride solforosa, ma anche acido solfidrico, gas alogenati come acido cloridrico e l'acido fluoridrico e tracce di altri composti. I gas vulcanici possono essere pericolosi e addirittura letali, soprattutto se rilasciati in alte concentrazioni. È fondamentale allontanarsi immediatamente da queste zone ed evitare ambienti chiusi e bassi. Questi gas, inoltre, influenzano il clima. Ad esempio, l'anidride solforosa può formare aerosol che raffreddano temporaneamente l'atmosfera e rappresentano un rischio locale. Le fumarole appaiono come fessure o crepe nel terreno da cui si alzano colonne di fumo dovute alla condensazione del vapore. Questi gas e vapori vulcanici hanno un'alta temperatura, tipicamente compresa tra i 100 e i 900 gradi centigradi. Quando i gas emessi entrano in contatto con l'aria, si raffreddano e condensano, formando i fumi caratteristici da cui deriva il nome. Questi fenomeni rappresentano una manifestazione secondaria del vulcanismo e si trovano sia nei vulcani attivi che in aree geotermiche di vulcani quiescenti. Le fumarole hanno una composizione chimica molto acida e alterano molto il suolo circostante. Spesso il suolo che le circonda ha una colorazione giallastra per via dello zolfo.
Le fumarole hanno effetti negativi per la salute dovuti all'inalazione di gas tossici, rischi di ustioni a causa delle alte temperature e danni a dispositivi elettronici. Ma possono avere effetti positivi come ad esempio la capacità di riscaldare la sabbia per usi terapeutici, come nel caso di alcune località termali. Sono manifestazioni vulcaniche secondarie a bassa temperatura, ricchi di vapori solforosi e depositi di zolfo da cui prendono il nome. Si trovano tipicamente in vulcani in stato di quiescenza o prossimi all'estinzione e sono caratterizzate da un campo fumarolico più o meno esteso. Le solfatare hanno effetti sia positivi come ad esempio potenziali benefici per le vie respiratorie, la pelle e i muscoli, grazie allo zolfo e ai fanghi termali, che negativi come rischi legati alle emissioni di gas tossici, alte temperature, pericolo di crolli e l'impossibilità di accesso a causa dell'elevata attività vulcanica. Sono getti periodici d'acqua calda spinti dal vapore. Spesso, oltre all'acqua, contengono gas vulcanici disciolti, come l'anidride carbonica. I geyser sono più rarefatti in aree vulcaniche attive e sono un fenomeno di vulcanismo secondario strettamente legato alle zone con attività magmatica. Ma come funzionano? L'acqua piovana o di fusione penetra nel sottosuolo e viene riscaldata dal calore geotermico. Nel sottosuolo l'acqua raggiunge temperature molto elevate, superando spesso i 100 gradi a causa della pressione esercitata dall'acqua sovrastante. Poi, quando la pressione diventa troppo alta, una parte dell'acqua si trasforma rapidamente in vapore, espandendosi e spingendo con violenza l'acqua più fredda verso l'alto, creando un getto. Dopo l'eruzione, il processo di riempimento e riscaldamento riprende, determinando l'intervallo tra un'eruzione e l'altra. Una delle sue caratteristiche principali è l'intermittenza. Le eruzioni possono essere regolari o irregolari e la loro durata varia da pochi secondi a diversi minuti. I geyser possono essere pericolosi a causa dell'acqua e del vapore estremamente caldi, dalle potenti eruzioni, e possono raggiungere altezze considerevoli. È fondamentale rimanere all'interno delle aree recintate e seguire le istruzioni di sicurezza per evitare ustioni o altri pericoli, poiché l'acqua è bollente e i getti possono essere potenti. Sono fenomeni rari e si trovano solo in determinate aree del mondo, come l'Islanda, il Parco Nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda e in Cile. I soffioni boraciferi sono getti potentissimi di vapore acqueo che fuoriescono dal sottosuolo con una pressione e una temperatura davvero impressionanti. Non parliamo di piccole fumate, sono vere e proprie emissioni violente che possono uscire sia da fessure naturali sia da perforazioni create dall'uomo. Si tratta di un fenomeno di vulcanismo secondario, ossia il magma è presente in profondità, ma non abbastanza vicino alla superficie da produrre un'eruzione. Tuttavia, il suo calore è sufficiente per scaldare enormi quantità di acqua sotterranea, trasformandola in vapore ad altissima energia. Questo vapore è composto soprattutto da acqua, ma contiene anche gas come idrogeno solforato e anidride carbonica. Uno degli esempi più famosi al mondo si trova all'Arderello, in Toscana.
Qui questi soffioni non solo sono spettacolari da vedere, ma sono diventati una vera risorsa. Vengono infatti sfruttati per produrre energia elettrica grazie alla geotermia e per ricavare acido borico, un composto utilizzato in diversi settori industriali. I lahar sono vere e proprie colate di fango vulcanico, un mix di roccia, cenere, fango e acqua che può muoversi a velocità impressionanti, seguendo soprattutto le valli che scendono dal vulcano. Si possono formare in diversi modi, per esempio quando un'eruzione scioglie neve e ghiaccio presenti sulle cime del vulcano, oppure quando piogge intense trascinano a valle grossi accumuli di cenere e detriti depositati nei mesi o negli anni precedenti. Un altro scenario è il cedimento del bordo di un lago craterico o di un bacino naturale. Un'enorme quantità d'acqua, improvvisamente rilasciata, si mescola ai materiali vulcanici e crea una colata devastante. La composizione dei lahar è variabile, possono essere caldi o freddi, più fluidi o più densi, ma hanno tutti una caratteristica in comune, la loro potenza. La velocità e la massa dei materiali trasportati rendono i lahar tra i fenomeni vulcanici più distruttivi che esistano. Possono trascinare massi grandi quanto automobili, spazzare via ponti e case, seppellire interi villaggi e rendere irriconoscibili strade e campi. E la cosa più insidiosa è che non serve un'eruzione in corso per generare un lahar. Possono verificarsi durante, ma anche anni dopo un'eruzione. Questo significa che le zone attorno ai vulcani possono rimanere pericolose a lungo, anche quando tutto sembra tranquillo. Ma i flussi piroclastici sono sinonimo di lahar? No, sono due fenomeni diversi. I flussi piroclastici sono valanghe incandescenti, di gas, cenere e roccia, che scendono ad altissima velocità e temperatura lungo i fianchi del vulcano, mentre i lahar sono colate di fango che si formano quando i materiali vulcanici si mescolano all'acqua, come pioggia o neve sciolta. I vulcani sono delle meraviglie della natura e, come abbiamo visto, producono un'infinità di materiali. Sono strutture geologiche che bisogna rispettare e temere. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.